Qui si può parcheggiare, Sposti sta macchina prima che gliela rompo. Una bella ragazza che parlava inglese e mi ha detto: posso farmi una foto con te? Vengono rapinati da altri coetanei perché ci sono articoli di valore. Ho trovato un cane, guardate che bello. Non si abbandonano i cani, mi raccomando, specie questi così piccolini che te baciano. Oggi siamo venuti nella zona del lusso perché ogni volta Cicalò ci porti le zone degradate, ci porti dove ci stanno problemi, e qui invece c'è il grande lusso. Lì c'è Via Condotti, questa è Piazza di Spagna, la Scalinata, negozi dove ci vogliono un sacco di soldi, partendo da Dolce & Gabbana, Chanel, Gucci, Louis Vuitton, tutto quello che volete, Moncler che fa angolo. Vi farò vedere un attimino come è organizzata Roma per far spendere i soldi ai turisti, e se lo fa bene, se lo fa male, perché poi ci sono sicuramente delle cose che sono in contrasto con quello che dovrebbe essere. Where are you from? I'm from New York. New York. Yeah. E your boyfriend? Rome, in Puglia. Ah, ok, speak Italian. Ho visto una ragazza che parlava inglese, una bella ragazza che parlava inglese, e mi ha detto: posso farmi una foto con te? Io ho detto: boh, chissà perché se voleva fare una foto con me. E lei in realtà mi dice: il mio boyfriend guarda i tuoi video. E faccio: tu di dove sei? Di New York. E il tuo ragazzo è di Roma. Perciò vedete, ho anche dei fan internazionali. Hey, yes. Il ragazzo tra l'altro è di Pavona, perciò non è proprio Roma, né a Roma. Sì. Vabbè, it's good. Yeah. Salutamelo allora. Grazie. Ciao. Per ripartire con l'allenamento, Clear Whey, le proteine più leggeri, più facili da assumere, sono sempre biologiche, provenienti da pascoli di alta montagna. Il gusto eccellente, fresco, specie adesso che ripartite, è la cosa migliore. Ricordatevi sempre di shakerarle con la vostra bevanda preferita o anche semplicemente con l'acqua. Questo è il nuovo shaker di Foodspring, e in più i contenitori all'interno, sia per le capsule che per le polveri, avete 4 scomparti differenti e può essere anche espanso. Foodspring è sponsor di Scuola di Botte. Partendo dalla piazza, qui troviamo finalmente un bagno che funziona. Certo, piccolino, con una scaletta stretta, però c'è. Ma la cosa che invece notiamo è che la gente è costretta a sedersi sui piloni che delimitano lo spazio pedonale, cioè non ci sono panchine. C'è gente seduta sui marciapiedi. Il problema qual è? È che è seduta sui marciapiedi in un luogo dove c'è lusso. Perciò la mia domanda è questa: chi sta a fare la fila qui da Chanel deve spendere scontrino medio 1.000, 1.500, 2.000 euro, sta o seduto sul marciapiede o in piedi come una cosa vecchia o all'angolo della strada appoggiato sempre sul pilone. E la prima domanda è questa: ma se abbiamo negozi del lusso, perché non fanno una richiesta per mettere delle sedute vicino ai negozi, in modo tale che questi negozi abbiano la possibilità di ospitare le persone? Cioè, capite qual è il discorso? Ciao! Già vedere una cosa del genere fa abbastanza ride. Poi immaginate qui di lato già sto vicolo, ciao, qui tra immondizia, lavori in corso, eccetera. Cioè, ma come presentiamo il salotto romano della parte bella? Una cosa invece importante che è cambiata tantissimo qui a Roma sono le famose scale di Trinità dei Monti. Queste erano scale dove tutti quanti venivano a sedersi, ma oggi sono praticamente interdette, cioè non ci si può sedere, ed è quella la cosa più assurda. Grazie. Vedete che? Aspetta, un po' di restrizione. Ma non ti spaccare. Sei pure guardato te. Le scalinate di Trinità dei Monti una volta erano fatte per sedersi, adesso se vedete basta che uno si metta seduto, c'è la pattuglia dei vigili che li fa alzare, turisti e non, e questa cosa purtroppo secondo me è sbagliata. Ok, il bivacco sulle scale è un qualcosa che magari è meglio evitare, ok, tutto quello che volete, però il problema qual è? È che in assenza di sedute la gente che sta qua seduta secondo me ci sta. Tutta quella parte lì non ti puoi sedere, questa parte qui è tollerata. E la mia domanda è: secondo voi è giusto o sbagliato che la gente non si possa più sedere
sulle scale, perché vi ripeto, c'è gente che ci ha passato l'infanzia. Quando si veniva qui a Piazza di Spagna ci si incontrava sulla scalinata, perché lì c'è la metropolitana, la gente scendeva dalla metropolitana, arrivava qua, ci si incontrava sulla piazza e ogni comitiva aveva la sua area delle scale. Lì c'erano i metallari, qua ci stavano i punk, qua ci stavano i Krav Maghi, là i scureggioni, sopra i ciccioni, là quelli che cantavano le canzoni e via dicendo, ed era un elemento importantissimo proprio per la gioventù romana e non solo. Oh raga, vai. Bella raga, ciao. Dalla scalinata, la via del lusso, via Condotti, strapiena di gente e ovviamente tutta la gente che da via Condotti arriva qua, vede sta scalinata, vede Trinità dei Monti e dice sono stanco, fammi mettere seduto. Adesso andiamo a vedere la via del lusso, vediamo quanta gente c'è disposta a spendere soldi a Roma, a comprare a Roma, perché poi alla fine non è facile oggi far spendere il turista, perché c'è un turismo anche molto povero, c'è gente veramente che magari è venuta qua con i risparmi dopo tanto tempo, voleva spendere poco, invece ha trovato prezzi molto alti. Grande, fammi una foto. Ciao raga. Ciao. Ciao. Dai, prendi il telefono. Ciao zio, siamo in diretta su Snatch. Ciao. Grazie. Un altro elemento della piazza è la famosa barcaccia, questa fontana a più ugelli dove è possibile andare a bere, dove è possibile anche sedersi, perché in assenza delle scale dove sedersi, perché i vigili fischiano e ti fanno alzare, molta gente ha deciso di sedersi qua. Un'altra parte storica di Via del Corso è il fatto delle caldarroste. In qualsiasi stagione dell'anno, a un prezzo sensibilmente alto, è possibile mangiare le caldarroste. Ormai è diventato un banchetto storico quello, anche se è discutibile il discorso del prodotto, perché le castagne in teoria tutto l'anno o ce l'hanno congelate o altro. Ormai tanti negozi hanno preso le loro radici qua e stanno cercando di portare clienti all'interno con questo turismo che vuole spendere poco. Una delle prerogative di Via dei Condotti è che non troverete quasi mai un mendicante, non troverete quasi mai un venditore abusivo, non troverete neanche chi vuole magari scipparvi, farvi un furto, infastidirvi, perché è molto presidiata. È presidiata sia all'inizio che giù in fondo, il largo Carlo Goldoni. In funzione di questo la gente si sente più confidente ad arrivare qua e comprare articoli di lusso. C'è solo un problema che è stato segnalato: la parte quella della Swatch fino a qua alcune volte capita che ci sono dei ragazzi che vengono rapinati da altri coetanei perché ci sono articoli di valore. Au! Ragazzi che rapinano coetanei che hanno consumato i loro risparmi per comprare articoli di lusso. È molto facile, se io vedo uno con una busta di Gucci, con una busta di Vuitton o qualsiasi altra cosa che sono potuti permettere, c'è sta un altro che gli fa la prepotenza, e questo è un fenomeno che purtroppo sempre più spesso viene segnalato e sicuramente al quale porre rimedio, che è l'antico caffè greco, dove al di là del caffè, che può piacere o non piacere, l'interno, l'arredamento, tutta la parte storica di questo bar merita tantissimo. Infatti questo c'ha la parte, il fregio di eccellenza dell'Associazione Negozi Storici di Roma, e oltre tutti i vari dolci eccetera trovate poi uno stile, chiamiamolo unico da questo punto di vista, sia per i dolci sia per il caffè, ma anche per le sale interne che sono molto belle e si snodano praticamente lungo tutto il bar. Ciò secondo me merita una visita, perché solo dal punto di vista estetico è veramente bello. Ovviamente non è che lo sponsorizziamo noi, però da vedere ragazzi è veramente bello, guardate com'è strutturato, le varie sale, poi anche tutti i camerieri eleganti. Cioè, sembra una stupidaggine, però uno elegante fa proprio la differenza. E ci sono tra l'altro opere veramente antiche qui dentro, pure d'archivio, di quando si parlava per esempio di questo locale. Vedete, qui c'hanno ancora tutte le parti relative agli articoli, alle locandine, ai prezzi. Guardate per esempio autoritratti, quadri,
busti, veramente interessante anche la parte delle sedute, ancora tutte in velluto, i tavoli in marmo e a differenza di quello che può pensare uno non è neanche eccessivamente costoso in funzione del fatto che tu prendi un caffè all'interno della storia romana. Guardate che colpo d'occhio. Se vuoi organizzate, che ne so, un incontro con amici, porti qua, fai un figurone. Oh, vedi, non mi ha portato Cicalone. Prossima riunione di lavoro del mio team la organizzo qua. Siete contenti? Sì. Ecco, una cosa molto bella da far vedere che quasi non si notava è la carta da parati in velluto. Credo sia probabilmente quella ancora originale, coi merletti alla fine e il velluto proprio sulla carta da parati. Adesso, al di là dei quadri che so veramente belli, cioè immaginate una tela del genere a casa, con la cornice originale e tutto, però... Ciao! Se quello vostro si va a mangiare altre cose. Sia da Gucci che da Prada e comunque in diversi brand del lusso c'è comunque la fila e sta cosa è abbastanza indicativa del fatto che ci sia comunque qualcuno che vuole spendere, perché quando entri da Gucci bene che te vada spendi 200-300 euro, ma proprio se te va bene. Ciao! Se vai da Prada idem, ed è una bella fila tra l'altro. Sicuro da Damiani che vende diamanti la fila non c'è, anche perché è un luogo che devi pianificarla un acquisto del genere. Idem è un po' Bulgari, specie questo qua che vende prevalentemente gioielli. Sì. Certo. Adesso sempre a testaccio. Ecco. Voi avete la faccia da ricchi, eh? Avete la busta dei Damiani, dei Bulgari. Come c'è quella che c'è, quella. Comunque sono quelli più ben vestiti. Sì, oggi è Abbiamo visto lui e ha detto fammi sti bene, va. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Damiani, Cartier, Bulgari, file, come dicevo non ce ne stanno, invece Louis Vuitton c'è fila, perché? Perché hanno quei piccoli articoli che spendendo comunque una cifra onesta te porti a casa. Pure di qua fila, lì dove riesci a comprare con una cifra accessibile si fa la fila, perché magari una cover, una borsetta, una cinta, è tutta roba che riesci a fare praticamente. Giorgio Armani, Salvatore Ferragamo, Max Mara, poi qui ci stanno le 500 storiche, guardate che belle, queste vanno sempre messe. Qui si può parcheggiare, sposti sta macchina prima che gliela rompo. Tutto a posto? Bene. Ciao. Ah, grazie. Sta a lavorare? Sì, stiamo a fare un video qua su Via dei Condotti. Quando entriamo in centro possiamo anche trovare, vedete, le 500 storiche. Ciao, scusate, ho parcheggiato male, me ne devo andare via. Vai, Cicalone. E se vi volete fare una 500, regà, eccola qua. Se no va la via del secchio. Il problema cos'è? Qual è? Che una volta c'entravo una 500, non c'entro più. è alto 2,5 metri, viene con la 500. Esce dalla cappotta. Da Pordenone viene Ali Mortè. 70 all'ora, lo sai che vuol dire? È tutto originale qua, eh? Regà, guardate dentro una 500 originale d'epoca, ve la faccio vedere, guarda qua. Abarth questa. Qui però ci ha messo lo stereo moderno, cavo USB. Questo è quello dell'accensione, freno a mano, il cambio, specchietto, cappottina aperta. Tutto in tinta. Praticamente che succede? Che tutti i negozi hanno la loro sicurezza che sta sulla porta, ma che si interfaccia anche con l'area antistante, perciò è difficile che se te metti davanti a Hermès, te metti davanti a Jimmy Choo, te metti davanti a Salvatore Ferragamo e te metti seduto sul bordo del negozio, perché esce subito uno e ti dice guarda non ci si può stare, oppure è difficile che te metti a bivaccà perché anche lì ti dicono non ci puoi stare. Poi vedi c'è il signore che per esempio adesso pulisce un po' l'asfalto perché magari qualche zozzone si è messo lì a fare. Che ha sporcato qualcuno? Qualche zozzone che ha fatto la pipì? No, è i cani.
Ah, i cani, vabbè, fa bene. Sta via deve stare tutta pulita, deve essere uno specchio. Il signore è vecchia generazione. Abita qua da tanti anni? 40 anni. 40 anni che abita qua. E com'è vive sulla via del lusso? Ma male perché non puoi parcheggiare, non puoi... Vabbè, quello perché c'è proprio. Uno per entrare a casa sua deve pagare il permesso per entrare. Cioè a lei gli fanno pagare il permesso per entrare a casa sua, ma dai. E perché questo? Lo devi dire Al sindaco. E io lo dimo. Caro sindaco, perché fa pagare il permesso a sto signore che abita qua 40 anni? No, a me, a tutti quelli che ci abitano qui. A tutti quanti? Tutti quanti. Ah, questa mi mancava. No, non pagano solamente chi ha il permesso per disabile. Solo chi c'ha il permesso per disabili. Era meglio, era. I negozi uguali, solamente che le macchine passavano. Passano pure adesso, però Ma lei quanti anni c'ha per curiosità? io ho 75. Vabbè, se li porta bene allora. Fatti, grazie, fatti il 22 agosto. T'ha fracicato le gambe. Ah, meno male c'è questa che è impermeabile, capito? Certo. Scusate, stavamo a fare un video, Mo ti faccio, come ti chiami? Mario. Basta che non siete minorenni, che classe fai? Non faccio. Bravo. studia. Non la studi? Bella. Vai, prima che ci cacciano. Grazie. Vai. Ciao. Ti chiedo, ma domande personali tipo. Vai. E chi ce l'ha fatto? Che vi siete comprati qua a Via dei Condotti? Compragli qualcosa a sta ragazza, una bella borsa di Vuitton. Vai, vieni. Dove metto? Sei alto, metti a mezzo. Ecco, vai. Grazie. Vedi che- Grande, lei che è bella. Fate prendere il regalo più avanti, o da Jimmy Choo, da Hermes. Dai, ti sei fatta la maglia di propaganda, quella avrai pagata 60 euro come minimo. Ciao. Per comprare la borsa d'Hermes. Devono via al muro. via al muro. Eh sì, perché da Chanel te la regalano, Io fanno sconto vicinato? Io noi veniamo con lei, ci fanno lo sconto. È Cicalone, se cerca Cicalone su YouTube o Facebook, ce l'ha Facebook. Ancora, mi sta barbando. Attenta! Cioè, rilassati, Uno dei problemi è proprio il noleggio col conducente, questi non sono manco di Roma, non ci potrebbero manco passare. Vengono la maggior parte da Napoli. Ah, no, io ho visto pure Ciociari, ho visto un po'. Uno veniva dai Una che Marche. esce da Celine. Da cani cattivi. Si è fatto il bagno, secondo me lo odiano quelli. Bella, regà. Sì. Il mandrione, sì, sì. Sì, 2 volte Tommaso. Ti giuro, ho preso piena una che scende da Celine, mi sento male. È bello. Guardate che stanno sotto, ti prego, seguiamolo. Ma no, guarda, ha ripulito tutto, meglio di così. Tanto quelli di là non fanno un cazzo. Oh, finalmente. Ma che piano abita lei? Ma sono grossi appartamenti qua? Grandi e piccoli, di tutte le misure. Ma ero illuso. Però come se abitassi qui. È come se perché ci abitasse. Fammi rientrare che sta arrivando i vigili, se no rompono il cuore. Sì. Oh, arrivano le guardie. Via. Dai, se ci sei guardie, regà. Fammi va che ci sei guardie. Ci vanno le scarpe impermeabili ormai qua. Ciao. Ce la possiamo fare una foto? Certo. Bella. Servizio del palazzo, ti ricordi? Vai. Alle 4:30 di domenica. Perché poi c'è scivolo e mi faccio dei soldi del condominio. E che gli Mi frega? hanno rovinato tutte Quello le c'ha scarpe. 77 anni, sa che gli frega. No, tanto che non c'ha le scarpe rotte. Inaspettatamente uno dei pericoli che vi può capitare a Via Condotti è che scivolate sul bagnato, può capitare anche questo. E poi uno dei pericoli più grossi sono sti disgraziati coi cavalli. Ah, disgraziato coi cavalli. Ah, oddio, mi pia.
Ah, bello, tutto a posto? L'hai visto? Mi ero messo davanti. Salve. YouTuber, Italian YouTuber. Where are you from? Trinidad e Tobago. In italiano. Infatti, ok. Lei ha detto Trinidad e Tobago. Caribbean. C'è Mazza. uno stato che si chiama Caribbean. No, è il coso. Che ci raccontate? Stiamo a raccontare la via dei condotti. Via dei Condotti. La via del lusso. Questa. Luxury Street. Hai preso una giornata un po' strana perché C'è di un sacco di domenica- gente. Di domenica sono chiusi tanti, però c'è tanta Ci ha gente. fracicato un signore che ha la pompa. Ci ha schizzato là. E noi vedi, guarda. Film di Spike Lee. È uscito un signore di 80 anni, ha iniziato a schizzare i cani. Ci ha schizzato pure a noi praticamente. Pazienza. Siamo Te lasciamo lavorare, se no. Ok. Ciao Eli. Ciao. I Caraibi. Vengono dai Caraibi. Capito? No, che Caribbean. È curioso vedere anche dei turisti che vengono dai Caraibi. Così io avrei detto inglesi, probabilmente è una coppia inglese che sta, che ne so, in pensione e ha deciso di andare via ai Caraibi. Ciao! Comunque noi stiamo sempre sulla via del lusso, da qua non ci siamo spostati, non siamo riusciti a farla tutta perché uno ci ha schizzato, quell'altro che ha la macchina, quello col cavallo. Qui ci sono pure gli orologi e sono molto carini. E poi da una parte Tiffany e dall'altra Rolex. Che te vuoi prendere? Sono tutti e due aperti poi. Rolex o Tiffany, dai, scegliete. Rolex. Che prendiamo? Vediamo che se. Ah, vedi, Rolex addirittura hanno la porta completamente chiusa perché di là del rischio, non rischio, però è una bella, chiamiamola cosa di sicurezza. Mentre qua a Tiffany è più facile, ti aprono la porta, prendi e entri. Anche perché a Tiffany pure con 150-200 euro te la prendi una medaglietta, una cosa del genere, sì. Per battesimo. Te prendi la medaglietta del battesimo e gli dai al bambino, dai, guarda che io ho preso. Poi c'è Michael Kors, vabbè, ormai è un po' così. Tod's che vende scarpe e borse. Scarpe e borse. Dolce Gabbana. Questa però è quella donna, vedi, tutti vestiti da donna. E qui praticamente siamo arrivati al largo Goldoni. Però ho notato una cosa, tutta sta gente passeggia, ma le buste sono poche. Che siete venuti a comprare o a guardare? Fate bene, venite, vi informate, se vi piace l'articolo tornate e se no pazienza. Lì all'angolo c'è Swarovski che fa tutti questi oggetti delicatissimi. Qui Fendi ha investito i soldi e si è presa tutta sta bella struttura e l'ha pure riqualificata, il che non è male. Perciò per spiegarvi, qua incrociamo via del Corso che vi ho mostrato 1000 volte, la conoscerete benissimo. Parallela a via del Corso c'è via del Babbuino che anch'essa ha un sacco di prodotti di qualità, nel senso via del Babbuino ha tantissimi negozi che vendono anche quelli brand di lusso. E poi oggi venendo qua in centro ci troviamo pure la parte di elezione politica, qua, là, i banchetti. Oggi è pedonalizzata questa parte con controllo di accesso alle macchine proprio perché essendo domenica c'è un bel afflusso. Passiamo tanto tempo No, mi fa piacere condividendo perché i video, sì. Lui ha 15 anni e trova tutto molto interessante e io sono proprio contenta che lui veda i tuoi video. Ah, vedi, perché spesso una mamma, un padre dicono ma che te stai a vedere su internet, ma chi è questo? no. Invece il fatto che una mamma e un padre condividano i video che io porto è una cosa che mi fa estremamente piacere perché è quel qualcosa che dice, vedi, non stai a fare un contenuto così, fine a se Assolutamente stesso. no. Mi piace il linguaggio, mi piace tutto quanto. Vabbè, qualche quindi- parolaccia ogni Ma tanto vabbè, c'è, dai, fatta c'è pure sta io. come Io in tutte 15 le anni, case. io ho 6 anni. Certo. Grazie, ciao. Ciao. Buon lavoro, ciao. Ho trovato un cane, guardate che bello. Non si abbandonano i cani, mi raccomando, specie questi così piccolini che te baciano. Come si chiama? Chloé, come la figlia di Mattia Faraoni. A Roma è possibile tenere le cose bene se si vuole. Come alla fine si riescono a far rispettare le regole su Piazza di Spagna, su una scalinata, anche una regola che potrebbe essere discutibile, sedere o non sedere, però la fai rispettare, abbiamo il problema contrario in tante altre parti di Roma, cioè lì dove non vengono rispettate neanche le regole base d'umanità. Perciò quando abbiamo la via del lusso, tutto bello, tutto pulito, tutto controllato, poca criminalità,
niente casino, niente sporco, e poi quando ci allontaniamo un pochettino e ci muoviamo su Roma, ti capita che addirittura la gente vive in condizioni disumane in un ambiente che potrebbe essere invece pulito e tenuto bene come in tutta la città. Pertanto su questo vi invito pure a riflettere, segnalarmi altre zone anche belle, perché le mettiamo in contrapposizione con le zone brutte, che purtroppo a Roma ce ne stanno, ma non perché è brutta Roma, perché è tenuta male Roma.